a tutti, siamo vicino Meride, sulle pendici del Monte San Giorgio, in Svizzera, ma proprio vicino al confine italiano. Dal punto di vista geomorfologico, il Monte Orsa Pravello e il Monte San Giorgio è lo stesso complesso montano. Sulla fine dell'Ottocento, ma in particolare inizio del Novecento, viene trovato ricco di resti fossili del Triassico da 250 200 milioni di anni fa. Per questo motivo patrimonio dell'UNESCO. Abbiamo iniziato il percorso geopaleontologico, che è un anello che circonda tutto il Monte San Giorgio. Siamo quota 500, credo che il punto più alto possa essere sugli 800 e qualcosa. Purtroppo noi non riusciremo a farlo tutto, non avrei abbastanza autonomia per la carrozzina, da un certo punto in poi non è possibile. Siamo al sentierino che va alla terrazza della Valmara. È stata scavata da un torrente che si chiama Gaggiolo, dove si può vedere una stratificazione di un calcare chiamato il calcare di Meride, calchi per zone, non so più bene. Pensavamo di essere venuti in montagna e invece ci troviamo in un mare tropicale, che però in realtà non c'è più da circa un 200 milioni di anni, su per giù. Ogni strato è quello che si forma il fondale marino, che poi viene ricoperto da un altro strato e poi un altro ancora. 1 metro di strati corrispondono a circa 3.000 anni e tutta la parete sono circa 60.000 anni. Noi siamo praticamente all'interno di una macchina del tempo che è affascinante. E come ogni mare che si rispetta c'ha i suoi pesci, pesci, diciamo qualcosa di simile. Antenati dei pesci e non solo dei pesci. In effetti un po' a questo qua un po' ci assomiglio. Calcari finalmente stratificati insieme a delle marne. Questo ha permesso una sedimentazione anaerobica, creando un ambiente favorevole alla conservazione delle carcasse degli animali imprigionati in questi sedimenti e che quindi ha permesso la fossilizzazione. Siamo sul fondo di questo scavo che ha fatto il torrente e quindi è come essere andati indietro nel tempo per 230 milioni di anni. Un altro punto invece è l'accessibilità. Si sarebbe potuto rendere più accessibile questo percorso, che è veramente molto interessante, veramente così immersivo che insomma tutti dovrebbero poter avere la possibilità di sperimentare, o perlomeno il numero più ampio possibile di persone tra quelle che lo desiderano. Ma a mio parere forse sì, tutto sommato. Di fatto però non lo è. Siamo al Camino di Spinerolo, costruito nel 1907, in quanto i locali sapevano che queste rocce, che erano ricche di fossili, quindi materia organica, si potevano distillare e si otteneva un olio molto scuro
chiamato Saurolo, proprio perché i sauri, no? Che poi era impiegato, è stata una crema per vari problemi della pelle, come antinfiammatorio e antisettico. Io non lo proverei tanto perché puzzava di zolfo e bitume. E poi dopo la seconda guerra mondiale non è stato più utilizzato, evidentemente c'era di meglio. Ci sono delle pietre troppo sporgenti e non riesco. Abbiamo incontrato una coppia di ragazzi giovani molto carini, simpatici, e da quanto abbiamo capito, probabilmente proseguendo sulla cantonale dovremmo incontrare la carrareccia forestale e almeno Gianluigi potrà scendere a questa agoniata acqua del Vite. Ed errando tra i boschi non è che ci si può imbattere forse in un bel masso erratico. Finalmente arrivati all'Acqua del Biffo, è un sito paleontologico molto importante dove è stato rinvenuto il fossile di un rettile datato all'incirca 240 milioni di anni fa. Di acqua non ce n'è, però ce n'era. Il sauro ritrovato fu chiamato Ceresosauro perché siamo sostanzialmente vicini al lago del Ceresio. Anche qui abbiamo fatto un salto all'indietro nel tempo di 240 milioni di anni. Dove c'è quella grata, l'apertura di uno dei cunicoli che erano praticamente come delle piccole miniere, lo utilizzavano per produrre ad esempio quell'olio Saurolo che abbiamo visto prima. Bello per quanto riguarda l'immersione nei segni del tempo, molto meno bello dal punto di vista dell'accessibilità, è stata trascurata, nel senso non mi Non ci hanno sembra, neanche pensato. non che ogni parte del percorso sarebbe stato possibile renderlo accessibile, però Si parte già dalla progettazione dove non ci si pone neanche la possibilità che una persona con disabilità motoria possa andarci. In realtà non c'erano neanche pannelli tattili per i non vedenti. no. Quindi su questo direi nota negativa. Molto negativa, visto anche c'è anche il museo dei fossili di Meride che vedremo un'altra volta e quindi non pensarci per niente è proprio una questione qua di cultura e comunque merita. Ah, ma lo raccontiamo cosa c'è successo quando stavamo arrivando. A un certo punto vediamo che la macchina avanti si ferma con la freccia a destra, no? C'è anche una macchina. Ho visto poi che c'era il lampeggiante, ma tutte e due abbiamo visto solo che era color blu scuro, non è che ci fosse scritto polizia, guardia di finanza, niente. Ah, Gianna tira giù il finestrino e c'era questo qua che sembrava anche piuttosto un po' incazzato e fa, che ci fa? Cosa trasportate? Cosa gli hai risposto Gianni? Una moglie o un cane? Quello ha guardato un po' meglio dentro, ha visto me, forse la carrozzina. Ah, va bene, va bene. E io ho detto, ma cosa vogliono questi? Dicevo, mica. Col furgone nero, vabbè, I ma vetri oscurati. i vetri oscurati, qua è pieno di furgoni. Sa cosa. Guarda, se fai un giro Dai, vabbè, diciamolo, ammettiamolo, siamo dei contrabbandieri. Guarda, no, fai un giro di qualche macchina, è pieno di macchine, anche lo furgoni con i vetri oscurati, che le fermano tutte. Comunque, andiamo avanti. Andiamo piano, ma andiamo. E a volte magari riusciamo ad andare anche un po' più veloci. Ciao! Alla prossima. Alla prossima.